Ciao e benvenuti in questo nuovo video. In questo video andremo a configurare il Remote Client VPN. In altre parole, andremo a configurare il client che ci permetterà di collegarci al nostro firewall, in questo caso Palo Alto, da remoto. Quindi se abbiamo un utente a casa, per esempio facciamo la casetta, ammesso che col mouse venga bene, qui abbiamo il nostro utente fatto un po' stilizzato e si vuole collegare al nostro firewall con il remote client. Il remote client va scaricato dal sito ufficiale di Palo Alto, ovviamente. Allora, prima di iniziare dobbiamo creare degli utenti. Se ovviamente l'autentificazione avviene sul database locale di Palo Alto, se poi hai un server radius, usi Active Directory, la procedura ovviamente è diversa. Quindi andiamo a creare il nostro utente 1, VPN1, password VPN1, VPN1. Poi creiamo un altro utente, in questo caso VPN2. Poi andiamo qui su User Group, clicchiamo Add e scriviamo VPN Users. E in questo gruppo aggiungiamo VPN1 e ovviamente VPN2. E fino a qui tutto fatto. A questo punto clicchiamo su Network, poi dopo andiamo su Zone. Su Zone creiamo la nostra zona che si chiamerà appunto VPN, Remote VPN Zone per esempio. Remote VPN, VPN Zone e clicchiamo OK. Andiamo su interfacce, andiamo, questa è già creata, la rimuovo, andiamo su Add, diamo un numero di interfaccia, in questo caso 20, qui Virtual Router Default Router, Security Zone ovviamente è Remote VPN Zone e clicchiamo OK. A questo punto dobbiamo generare un nostro certificato se eventualmente non lo abbiamo. Quindi andiamo su Certificate Management, clicchiamo su Certificate e poi andiamo su Generate in basso. Quindi Certificate Name VPN Lab Cert. Qui dobbiamo mettere l'FQDN o l'indirizzo IP, in questo caso io metterò l'indirizzo IP, l'FQDN se avete un dominio ovviamente, quindi metterò l'indirizzo IP dell'interfaccia esterna del router, quindi è 63.30, quindi questa sarà 31. Controllerò, ma molto probabilmente è 31. Quindi a questo punto facciamo add qui e mettiamo country, per esempio, Ita. Poi mettiamo anche l'organizzazione, organization, crazy net. E clicchiamo generate. The first certificate, ok, then. E noi clicca anche certificate authority. Ok, certificato generato, status valido. A questo punto dobbiamo andare a creare il nostro SSL TSL profile, TLS, scusate. Quindi VPN Lab SSL profile. Qui selezioniamo il nostro certificato e premiamo OK. A questo punto dobbiamo creare un authentication profile che noi l'abbiamo già creato. No, scusatemi, l'ho rimossi prima di fare il video.
e quindi andiamo a cliccare Add su Authentication Profile. Qui ovviamente mettiamo VPN Lab. Fatemi fare un copia e incolla. Qui scriviamo AUTH client e profile è meglio. Profile. Type local database, come ho detto prima, però se avete un radius, usate l'LDAP, eccetera, potete usare quelli. Dominio non è mandatorio metterlo, e poi a questo punto advanced add. Qui abbiamo i nostri utenti, in questo caso io ho il mio gruppo VPN users e clicco VPN users e poi ok. A questo punto dobbiamo andare sul gateway, quindi dobbiamo creare il Global Protect, quindi sotto a Global Protect, Gateway, Add, ci sono diversi passaggi da fare. Questa VPN ha lo scopo di far collegare gli utenti remoti alla nostra rete interna senza andare in altre reti. Quindi gateway, interfaccia, seleziono l'interfaccia esterna, quindi quella dove è il mio indirizzo pubblico, authentication. Qui devo selezionare il mio ovviamente SSL profile, client authentication, e qui metterò client AUTH, sistemi operativi tutti, e poi VPN Lab Authentication Profile. A questo punto basta premere ok. Questa è la versione di Palo Alto 8. Credo già dalla 9, se non dalla 9.1, adesso non mi ricordo esattamente, comunque superiore alla 8 sicuro. Qui non troverete questa voce qui, ma troverete Allowed Authentication with User Credential or Client Certificate. Vi suggerisco di selezionare no. Ci sarà qui più voci dove ci sarà scritto no e poi User Credential and Client Certificate Required. A questo punto noi siamo già a posto, clicchiamo su Agent, Tunnel Mode, selezioniamo la nostra interfaccia tunnel che era la 20. Un attimo solo che voglio controllare una cosa qua. Ok. E poi IPsec, ovviamente questo rimane tutto di default. Andiamo su Client Setting e a questo punto clicchiamo Add. Qui lo chiamiamo Split Tunnel se voglio lo Split Tunnel, quindi se voglio raggiungere alcune destinazioni non usando il traffico VPN. E poi andiamo su users and fammi vedere un po' se me li dà. No, non me li dà, quindi va bene qui. Users, scusatemi, IP pools. Qui dobbiamo selezionare o creare in questo caso dobbiamo creare un indirizzo IP pool. In questo caso qui, come ho già detto, io andrò soltanto nella mia rete, quindi 10.146.146.0/24, e split tunnel qui aggiungerò le reti se non voglio l'accesso, se non è un accesso diretto alla mia rete locale. Ok, poi a questo punto abbiamo fatto tutto. Andiamo qui, network service, DNS. Ovviamente qui dovremo mettere il DNS della nostra rete interna che fatemi vedere un attimo, che io non ho, cioè o meglio avrei perché ho Windows Server, ma in questo caso è spento, quindi non lo uso, metto Google,
Chiaramente però va messo l'indirizzo interno perché altrimenti non si possono risolvere i nomi delle risorse interne. Quindi a questo punto premo ok. Poi vado su Virtual Router, clicco Default Router, clicco su Static Root, clicco su Add, VPN Root, gli dico che la destinazione è la mia rete interna, interfaccia seleziono il tunnel 20, IP address ne stop nessuno e ok. Poi a questo punto abbiamo fatto, a questo punto ci rimane soltanto un altro paio di cosette che andremo a fare proprio adesso. Andiamo su Portal, qui Global Protect Portal, clicchiamo su Add, sempre la stessa storia qui, Lab VPN Lab dash Portal. Selezioniamo l'interfaccia esterna del nostro router, qui selezioniamo Factory Default, Authentication. Selezioniamo il nostro profile, qui SSL VPN, scusatemi, SSL profile, add, nome possiamo dargli VPN Lab AUTH, sistemi operativi tutti, e poi dopo gli diamo Authentication VPN Lab Authentication Profile. Anche in questo caso qui dipende dalla versione, potresti avere qui l'opzione di non usare il certificato per l'autentificazione. Poi a questo punto premiamo ok, fammi vedere se ci sono altre opzioni. No. No. A questo estremo punto ci manca soltanto di creare una policy. Andiamo su policy, security, add, aspettiamo un attimo, VPN Lab policy, in questo caso source, selezioniamo VPN remote VPN users, no, zone, scusatemi, zone, mi sono distratto un attimo, destination inside perché vogliamo andare qui, application any, service application default, action tutto default. A questo punto ok, e poi non ci rimane altro che fare commit. Ora, per provare se funziona, ovviamente dovrei cambiare qui la topologia di EvenNG, cioè di creare un altro piccolo microscopico lab qui con un computer Windows, un router che si collega a questo router qui, così da simulare internet e poi dopo fare l'accesso a questi IP qui, perché non posso farlo direttamente dal computer, chiaramente. Beh, lo potrei in qualche modo fare anche tramite il computer, perché basterebbe aggiungere un'altra nuvoletta a questo link e avrei una sorta di IP pubblico. Beh, in parole pratiche sarebbe sempre privato, ma in questo caso il faro non lo sa. Oh, warning. Ok, qui mi dice che la Remote VPN Zone manca, va abilitato Enable User Identification, quindi è una cosa molto semplice, basta fare network e zona, Remote VPN,
e Enable User Authentication. A questo punto bisogna ridare commit e il gioco è fatto. Una volta fatto questo, gli utenti sono ovviamente abilitati a usare le VPN remote. Se invece vuoi andare su un'altra zona oppure vuoi raggiungere altre destinazioni, in questo caso bisogna cambiare il routing nel virtual root, ma nel virtual router, ma insomma è una procedura abbastanza semplice, niente di complicato. Ti ringrazio di aver guardato il video fino a qui e al prossimo.